Sono Valerio Cometti, designer, direttore creativo e ingegnere meccanico. Assieme al mio team di V12 Design creo prodotti e marchi innovativi per aziende di tutto il mondo, nei settori più vari. Amo le automobili da quando ancora non sapevo leggere e qualcuno di voi probabilmente segue le mie rubriche sin dai tempi di Evo. Negli ultimi 2 anni avete letto i miei articoli su Drive Experience, ma da adesso avremo la possibilità di guardarci in faccia e vi accompagnerò nell'analisi e nell'osservazione di quello che succede nel nostro amato mondo del design dell'automobile. Nelle passate settimane, anzi qualche mesetto direi, ho ricevuto in più di un'occasione messaggi che mi chiedevano di commentare il design della nuova BMW Serie 4. E ammetto che avevo pensato di soprassedere inizialmente, ho proprio esitato, ricordando che già in passato avevo esternato la mia grande passione per il marchio di Monaco, passione che però avevo anche già esternato essere particolarmente frustrata in questi ultimi recenti anni. E quindi non volevo tornare sull'argomento. Poi però devo ammettere che non ce l'ho fatta e oggi ho ceduto e sono qui con voi. Sono qui con voi perché osservando e continuando a analizzare quello che vedevo, mi sono accorto che, questo tema che vi stupirà, la griglia, la famosa nuova griglia, è forse uno dei problemi minori, e so l'enormità che sto per dire, della Serie 4. Tant'è che ne parlerò per ultimo. Ci arriveremo. Osservando la nuova Serie 4, la cosa che mi colpisce maggiormente, mi colpisce veramente nel profondo, è che faccio fatica a riconoscerla come BMW. Ed è una cosa che non pensavo avrei mai detto per una BMW. E se cominciamo a guardarla anche solo di profilo, innanzitutto non trovo alcuni riferimenti tipici del DNA visivo BMW. Faccio una premessa. In tutti i settori, ma più che mai nella creatività, innovare, mettersi in discussione, andare a cercare di rileggere e ripensare quello che si è fatto è assolutamente fondamentale. Quindi sicuramente il plauso che voglio fare a BMW è per non essersi accontentata di dove fossero arrivati e di cercare nuove strade, nuovi linguaggi. Quindi su questo non ne faccio assolutamente un tema di romanticismo o nostalgia. Devo però, torno nella mia vista laterale, e non trovo più ad esempio una linea che io ho sempre trovato particolarmente riuscita nel suo equilibrio fra eleganza e intensità nel suo ruolo di caratterizzazione della vista di fianco, che è proprio questa linea decisa che da generazioni attraversa quasi in orizzontale la fiancata. Non la trovo più. Ne trovo un simulacro che timidamente traslato verso il basso, a questo punto claustrofobico, chiuso fra i passaruota, non riesco neanche più a trovarne una funzione che altrimenti riusciva a veramente dare una forte intensità alla fiancata. Punto 1. Punto 2. Nel montante posteriore non trovo più l'Hofmeister King. Anche qui non voglio sembrarvi nostalgico, ma è stata una firma talmente caratterizzante, talmente forte, talmente decisa in BMW, nel montante C, che non trovarlo, ma soprattutto a questo punto trovare un trattamento che mi ricorda, non vi nascondo, molto da vicino quello che è stato fatto nell'Audi A5 da Walter da Silva, mi mette un po' in difficoltà. A questo punto poi la difficoltà continua. Quando si mette in discussione il DNA di un progetto, di un marchio, dal punto di vista stilistico, e che di nuovo ribadisco essere un'abitudine molto sana, da applaudere. Ma a questo punto, nel momento in cui si rimuovono alcuni pilastri, bisogna cercare di essere ancora più affilati, ancora più attenti nell'essere coerente in questa azione. Altrimenti, nel momento in cui io tolgo alcune certezze, ci può stare, e propongo poca chiarezza, ecco che allora qui il progetto secondo me si indebolisce ed è quello che io purtroppo vedo nel progetto di Serie 4. C'è una mal riuscita alternanza di forme morbide, penso alla zona del passaruota, zona superiore a passaruota
posteriore, la zona del lunotto, la zona superiore della coda, molto levigate, molto morbide, che poi si trovano a dover dialogare, e purtroppo, secondo me senza riuscirci, con degli improvvisi aumenti di affilatezza, di spigolosità. La zona immediatamente a valle del passaruota anteriore, con quello scarico aerodinamico di dubbia funzionalità, ma ancor più di dubbio ruolo nella composizione di nuovo della fiancata, oppure al frontale, e di nuovo lasciamo un secondo da parte la griglia, faccio veramente fatica a connettere con la moltitudine di linee, superfici concave, superfici convesse, prese d'aria più o meno finte, poco male. Io invecchiando, e lo so che lo sto facendo, sono sempre più innamorato del valore delle idee poche ma buone. E questo approccio che tipicamente porta coerenza, porta longevità, porta univocità nella visione, io nella serie 4 non lo riesco a trovare, purtroppo. Per la prima volta nella mia vita riesco in una BMW, che sapete non sempre ho apprezzato appieno, sia ben chiaro, ma per la prima volta nella mia vita riesco a trovare una BMW spazio per il fastidiosissimo gioco del mi ricorda qualche cosa. Nella sezione posteriore vedo della Ford Mustang Coupé, vedo, e non solo nel montante, della Audi A5, e questo in una BMW non mi era mai capitato. A questo punto, sebbene sto cercando di spingerlo il più in là possibile, ma mi rendo conto che dobbiamo parlare anche della griglia. Come sempre, e come cerco e spero di fare, vedete, provo sempre a non pronunciarmi mai in termini di bello, brutto, lo sapete. C'è qualcosa però in questa griglia che mi turba. E proviamo a ragionarlo un po' al contrario. Ipotizziamo, e sono certo e spero per gli amici di BMW che fra di voi ci siano molti che apprezzano questa griglia e che quindi la vedano come il cardine di una rivoluzione stilistica in atto. Allora, come mi argomentate a livello proprio di lucidità progettuale che questa Gioconda che oggi ho è ospitata nel frontale della serie 4 ha ricevuto una placca d'alluminio in mezzo alla faccia? Com'è possibile che una griglia tanto importante nelle dimensioni in primis, ma magari anche nel ruolo, nel pensiero del centro stile BMW, non abbia tenuto in considerazione la presenza della targa anteriore che violenta, attraversandola, questa griglia così caratterizzante? E poi di nuovo ritorno a questo tema dell'assenza di una coesione, di una coerenza di pensiero, una griglia dilatata dalle dimensioni con quasi violenza, quasi un'espressione quasi distorta, tant'è che ha costretto all'estremità di questa griglia una certa maestria nel raccordare le superfici che prendono questa angolosa griglia e la adagiano su un frontale che a tratti ha anche una certa levigatezza, soprattutto nella parte superiore, evidenziando una volta di più lo scollamento di idee che magari singolarmente potevano avere anche del merito, che però in questo momento, in questa coupé, senza dimenticare e senza banalizzare che disegnare una coupé è una delle soluzioni, una delle tipologie più facili perché intrinsecamente gradevole per i nostri occhi, il tetto filante, il lungo cofano, il passo importante. La coupé è un archetipo automobilistico particolarmente fortunato sul quale cimentarsi. Ciò nonostante arrivo a identificare Serie 4 con l'indebolimento della riconoscibilità BMW, che trovo essere una criticità importante, e l'assenza di un pensiero unico, che potrebbe anche non essere di mio gradimento estetico, ci mancherebbe, penso a Lexus, non è di mio appagamento estetico, ma c'è un'idea e un messaggio. Penso a Land Rover, c'è un'idea, c'è un messaggio. Penso a Mercedes, c'è un'idea, c'è un messaggio, c'è una coerenza complessiva,
che purtroppo non riesco a trovare in serie 4 e quindi di nuovo, evitando di etichettare bello, brutto, mi piace o non mi piace, ormai ci conosciamo, mi costringe un po' ad alzare una bandierina rossa. Spero che gli amici di Monaco non me ne vogliano, spero invece che chi mi ha chiesto un'opinione sia soddisfatto, non tanto perché è d'accordo con me, ma perché perlomeno ho provato a soddisfare la vostra richiesta. Ci vediamo la prossima volta? Ok, arrivederci!